zucca urlante. Oggi ti insegno come costruirla con Arduino. Iniziamo. Sono partito da una zucca che ho comprato in un negozio cinese per poi scoprire purtroppo che era completamente ripiena di polistirolo. Quindi ho dovuto svuotarla, inciderla, come si vede dalle immagini, e dargli la tipica forma della zucca di Halloween. Poi, per compattare un po' di più il polistirolo, ho aggiunto colla vinilica e un colore acrilico arancione per poi pitturare tutto l'interno della zucca. Dopo aver pensato al polistirolo, ho pensato di progettare un supporto per il mio servomotore SG90. Purtroppo non si è rivelata una scelta azzeccata, in quanto il servomotore era insufficiente per sollevare con una leva l'intera zucca. Andiamo bene, proprio bene. Quindi vedrete tutto il tutorial con questo motore, ma all'ultimo ho dovuto sostituirlo con un servomotore da 20 kg. Poi sono passato alla stampa della leva della paletta che dovrà alzare la zucca, eccola qui, ovviamente che va bene per l'SG90, ma ho dovuto modificare per il nuovo servo. Passando allo schema elettrico, come si vede abbiamo un'alimentazione tramite USB-C che andrà a alimentare a 5 volt il servomotore, l'Arduino e il PIR. Purtroppo la scheda audio che ho utilizzato, che avevo in laboratorio, funziona da almeno 10 volt in su, quindi ho dovuto usare uno step up converter e portare i 5 volt a 10 volt. Risolviamo il problema facilmente con una schedina da pochi euro, uno step up converter, che è una scheda che non fa altro che elevare una tensione d'ingresso ad un'altra più alta a nostra scelta. Come possiamo vedere abbiamo una tensione di uscita dall'alimentatore di 5 volt e in uscita dalla scheda 7,6. Andiamo adesso a regolare l'uscita alla tensione che noi desideriamo ruotando la vite di questo trimmer e la portiamo a 10 volt. Adesso vediamo velocemente come è composto il file da caricare su Arduino. Questo progetto è basato su Arduino Nano, ma può funzionare su qualsiasi versione di Arduino, su un player audio DY HV20T, un servomotore da 20 kg e un sensore PIR HC SR501. Il programma funziona in questo modo: quando viene rilevato un movimento tramite il sensore PIR, viene eseguito un file MP3 casuale all'interno della SD, accende i 3 LED e muove il servomotore. Le librerie necessarie sono la libreria servo, che trovate tranquillamente all'interno del programma stesso. Da gestisci librerie basta cercare servo. Io ho installato quella di Adafruit, e l'altra è di Player Audio, una libreria di cui lascerò il link in descrizione. Questo programma è molto interessante perché permette di capire un po' diverse funzioni di Arduino. Innanzitutto come funziona il sensore PIR, come comandare un servomotore, come accendere dei LED, come generare dei numeri casuali. Non voglio annoiarvi troppo con la descrizione del programma, come vedete è tutto commentato in italiano e lo trovate in descrizione a questo video. Monto il circuito e faccio un primo test con la breadboard. Il circuito rimane invariato anche con il nuovo motore, in quanto anche quello funziona con 5 volt. Ora dovrò far stare tutti i componenti all'interno della zucca. L'idea era di mettere la scheda audio rivolta verso l'alto con la porta micro USB, in modo da poter eventualmente caricare anche nuovi file dopo aver finito il progetto. Per approfondimenti su questa scheda audio vi lascerò un link qui sopra e anche in descrizione.
preparato anche una base in legno per ospitare poi tutto il circuito elettronico e isolarlo completamente dal polistirolo. Per l'alimentazione ho preparato questa porta USB da pannello in modo da far funzionare il tutto da power bank. Questa era la configurazione di prova per il servomotore con la paletta, eccola qui sotto. Ho preparato questa base in legno e la 1000 fori che ospiterà poi tutti i componenti, compreso l'Arduino Nano. Ok, 1000 fori pronta con Arduino Nano, il convertitore step up, il servomotore, il player audio con una cassa di prova, il sensore PIR, e adesso dovremo far stare tutto all'interno della nostra zucca. Stavo quasi dimenticando i LED, quindi ho utilizzato il mio supporto per la saldatura molto comodo che vi consiglio, e quindi ho saldato i cavi ai LED. Utilizzo anche queste guaine termorestringenti per proteggere i contatti da cortocircuiti imprevisti. Poi utilizzo il mio phon test finale con tutto collegato, LED, alimentiamo il tutto con il power bank, 2 secondi di accensione all'inizio, adesso è pronto, ci passo la mano ed eccolo qua. Ecco, con un po' di fatica ho inserito tutto all'interno, ho aggiunto anche un foglio di plexiglass per oscurare tutto il circuito in modo che non si veda dall'esterno, ed eccola qui. Vado a collegare il power bank. Si accende per 2 secondi. Scheletri, che ne pensi? Sei solo una zucca vuota.